to make it like a shadow setting with that sky. Hear the motion and the rhythm of a city clock now. Wave of thought is coming to remind me. My consciousness is full, still my heart is locked inside me. I try to kill this pain, but all of it was the air that came to say, stone waiting in the gate again, stone waiting in the gate again. Between my heart and soul there is no more compromission. Feelings getting lost and there is no more ambition. It's getting cold, the underground is calling green. But better in the world than surviving instead of living. I try to kill this pain, but out of it was the air that came to say, stone waiting in the gate again, stone waiting in the gate again. So with the rain, deception taking place, well, how can I explain? My thoughts can't take no rest. Well, there is someone in front, another one behind me, but there is no one beside me. I try to kill this pain, but out of it was the air that came to say, stone waiting in the gate again. Mio padre è qui da circa 30 anni. Lui sì, fu tra i primi stranieri a essere proprio nella città di Bolzano, proprio anche tra i primi del suo paese, del Senegal, no? Erano pochissimi, anzi, cioè vedere una persona di colore nero era un evento eccezionale perché era particolare. Li fermavano e dicevano, ma voi in Africa avete le case, ma vivete tra gli alberi, cos'è che fate? E lui ci scherzava solo dicendolo, sì, noi cavalchiamo anche i leoni. Sicher, meine Mami hat es nicht leicht gehabt, immer meine Mami ist als erwachsene Person dahergezogen. Mami ist ganz etwas anderes, ich meine. Du fühlst schon einfach, dass du nicht daheim irgendwo bist, wenn du irgendwo anders aufgewachsen bist. Und ich bin da aufgewachsen und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, irgendwo anders. In der Schule haben sie mir halt, also hat es schon so Spitznamen gegeben, dann war ich halt die Pocahontas und die haben es gehasst. Und und im Nachhinein ist mir es eigentlich egal. Ich bin stolz, eine Südtirolerin zu sein und das nimmt noch keiner weg. Pensarci bene, veramente, chi è che è di fuori? O chi è dentro? Tantissimi italiani non si sentono traditi dal loro paese, magari che hanno anche genitori di origine italiana, che proprio sono italiani e si sentono traditi da questo paese. E magari ci sono gente che nasce qua, che ha origini diverse da quelle europee o italiane, che sente questo paese come proprio. Secondo la legge italiana è automaticamente cittadino chi ha almeno un genitore italiano, anche se è nato all'estero e non parla italiano. Chi ha un nonno italiano ha un accesso facilitato alla cittadinanza, dato che la legge italiana in materia si basa sul diritto di sangue, ius sanguinis. Spesso in Brasile ci sono delle persone, ho degli amici che hanno la cittadinanza italiana perché hanno i nonni, i parenti
antenati italiani che sono venuti perché c'è stata una grande immigrazione di italiani in Brasile all'inizio del Novecento e lì spesso non sono mai nemmeno venuti in Italia piuttosto che non parlano la lingua, però tutti vogliono diciamo un passaporto europeo. Also ich habe die Staatsbürgerschaft von vornherein schon gehabt, weil meine Mama eben Südtirolerin ist und die hat nie Probleme gehabt, jetzt den Zettel auszufüllen, auf die Gemeinde zu rennen oder so. Also sie schauen noch schon mal im ersten Moment und sie reden die logisch gleich allem auf Italienisch schon und so und nachher merke ich, okay, das ist eigentlich eine Südtirolerin, reden wir Südtirolerisch oder Dialekt, dann schauen sie schon mal ganz anders. Ich so, bist du da? Ja, du redest schon bei mir und dann kann man schon oft mal fragen, aber ganz gemütlich. Na, seien sie adoptiert oder sind sie von da ganz einfach alleine? Wie kommt denn das und haben sie das gelernt? Ich bin da aufgewachsen und da geboren, ich kenne nichts anderes. Und ja. Chi nasce in Italia da genitori non italiani è considerato uno straniero. Le cosiddette seconde generazioni possono richiedere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, ma solo se possono dimostrare di aver abitato continuativamente in Italia fin dalla loro nascita. Hanno solo un anno di tempo per presentare la richiesta. Guardo me e dico, cavolo, io sono stata fortunata, ho avuto un papà italiano e automaticamente ho ricevuto la cittadinanza, ma se non fosse stato così avrei dovuto aspettare anch'io 18 anni. Io sono nato qua, io non sono immigrato da nessuna parte, io sono nato e cresciuto qua. Dove sono? Perché sono uno straniero? Perché sono diverso per il colore della pelle, perché sono uno straniero. Non dico tutti quelli che nascono qua devono avere la cittadinanza, no, perché magari se ne ritornano al loro paese, questo neanche è giusto, neanche questo è giusto. Però io dico, chi nasce qua e cresce qua, perché farlo sentire un cittadino di serie B? Essere nati in Italia, conoscere la cultura italiana, parlare meglio l'italiano che la propria lingua, insomma, la lingua dei propri genitori, è una sensazione strana sentirsi a tutti gli effetti italiani, ma non essere considerati dagli altri italiani. Questo qua lo noti soprattutto dalla gente in giro per strada, che ti guardano sempre con un occhio un po' diverso, e anche quando le prime volte, il primo impatto con le persone che non conosci, che prima che ti conoscano ti considerano un ragazzo straniero che magari prima che tu possa aprire bocca pensano che tu non sappia neanche parlare la loro lingua, allora cominciano a gesticolare, come dire, insomma, mi capisci? Sono nata in Italia, quindi sono stata molto fortunata perché prima dei miei 18 anni è arrivata una lettera dicendomi che potevo scegliere la cittadinanza italiana e all'inizio non sapevo nemmeno che cosa fosse la cittadinanza, pensavo di essere già italiana. Io sono stato fortunato perché ancora minorenne ho ricevuto la cittadinanza perché mio padre l'aveva ricevuta. Però ci sono molti ragazzi che sono venuti qua e cresciuti qua e ancora oggigiorno aspettano per avere la cittadinanza e mi sembra una cosa assurda. And I'm a refugee, yes, I'm a refugee in my own time. Better keep on going to find that light. Per i figli di immigrati non nati in Italia, attualmente non è previsto alcun percorso semplificato. Perciò, per ricevere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, devono seguire le lunghe procedure di naturalizzazione come gli adulti, a meno che un genitore non diventi italiano quando sono ancora minorenni. Wenn man das von meiner Geburt als betrachtet, also so meine Chronik, und ich habe mehr in Ausland gelebt als in meinem Heimatland, nicht? Und es ist ja so, ich bin halt hier aufgewachsen, bin wie gesagt mit 12, 13 Jahren hierher gekommen, und ist man echt noch ziemlich jung, sehr jung sogar. Und klar, man integriert sich da, man passt sich an, man ist ja Mitglied für die Gesellschaft und ja, irgendwann einmal ist das halt die Heimat. La cittadinanza sì, la desidero perché comunque dopo
questo lungo periodo, questi anni della mia vita, che comunque io attualmente ho 26 anni, passato quasi 20 anni della mia vita, perché sono arrivato in Italia a 5 anni e mezzo, quasi 21 anni della mia vita in Italia, quindi a tutti gli effetti io mi sento italiano. Non rinego le mie origini perché comunque ne vado fiero, però io sono italiano a tutti gli effetti. A casa con mia sorella parliamo italiano perché il professore mi ha detto se parli anche a casa italiano impari prima, e con i miei faccio un miscuglio anche qua, comincio con l'italiano magari, però mio papà magari mi guarda male e fa guarda che non capisco. Vado con un po' di dialetto, un po' di cinese così e riesco a comunicare. E già chiamare in Cina i miei nonni faccio un po' fatica, anche i parenti dicono ormai voi siete italiani, non siete più cinesi. I cinesi di prima generazione o comunque i cinesi che non sono emigrati definiscono quelli di seconda generazione o comunque quelli che hanno vissuto all'estero come delle banane, nel senso che fuori sono gialli per colore della pelle e dentro sono bianchi. Meine Mami sagt sogar zu mir, na, weißt du, schaust vielleicht wie Brasilianerin aus, aber die Mentalität, na, weißt du? Und ich fühle mich, wenn ich in Brasilien gehe, ich bin so nicht daheim. Io non riuscirei più a vivere nel Senegal perché sono, prima di tutto, la mentalità è diversa. Io non ho la mentalità di un senegalese, io ho la mentalità di uno di qua. Io sono uno di qua, ho la mentalità di qua. Uno straniero maggiorenne extracomunitario può acquisire la cittadinanza dopo 2 anni di matrimonio con un cittadino italiano, oppure dimostrando di aver abitato continuativamente in Italia per almeno 10 anni, di avere un contratto di lavoro e una casa, di avere tutti i documenti in regola e di non aver commesso alcun reato. Agli altri cittadini europei, invece, bastano 4 anni di residenza. Nel 2010 ho iniziato a preparare i documenti per la cittadinanza. Ho avuto un po' di problemi perché purtroppo, siccome comunque sia dovevo prepararli, soprattutto l'atto di nascita o comunque l'estratto di nascita, ce l'avevo in Marocco, 2 volte mi è scaduto e per 2 volte ho perso la possibilità appunto di poter fare la richiesta. Poi comunque ce l'abbiamo fatta, mio padre si è preso un po' di tempo ed è rientrato in Marocco per prepararmi i documenti. È 1 anno e pochi mesi che sono cittadina italiana, nonostante comunque sono 20 anni praticamente che sono in Italia e sono stata fortunata perché mi hanno risposto in 2 anni e mezzo. Ich habe angefangen jetzt mit der ganzen Schmarrn von der Staatsbürgerschaft da schon vor 3 Jahren in Mailand. Erst seit 2011 habe ich es in Castelrot. Und dann muss das praktisch alles von Mailand geschickt werden. Mailand hat viel zu tun, nachher sind wahrscheinlich so, die ganzen Ausländer sind in Mailand. Und ja, zusammen ist alles gelegen, 2 Jahre, und in Bozen haben sie wieder von null angefangen eigentlich. Mio padre, quando aveva richiesto la cittadinanza, ha dovuto aspettare un bel po' di anni e la pratica si era fermata a sua insaputa. Poi perché conosceva una persona che era lì nell'ambasciata marocchina a Roma, giù a Roma, e gli ha detto che insomma la pratica era ferma, e gli ha chiesto il perché mio padre, e si è venuto a sapere che c'era una persona che aveva il suo stesso nome e cognome e che aveva qualche problema con lo Stato. Anche magari se tu, diciamo, a metà percorso ti accorgi che qui la burocrazia è molto più lenta rispetto ad altri paesi europei, comunque non puoi più trasferirti in Francia perché magari lì dopo un breve periodo ti concedono la cittadinanza. No, tu sei arrivato in Italia e tu percorri questa strada, fai questo percorso verso la cittadinanza in Italia. Effettivamente c'è anche la possibilità di chiedere la doppia cittadinanza e quindi posso essere dal punto di vista legale sia italiana che peruviana. Io tengo molto a avere la cittadinanza perché ho molta possibilità che essere un straniero con carta di soggiorno, perché se sono cittadina italiana potrei andare ovunque. Potevo chiedere magari una borsa di studio,
per poter andare fuori provincia e fare un percorso universitario sarebbe stato meglio. Il mio sogno poi tra l'altro allora era poter andare a fare un anno di gemellaggio all'estero. Durch die Staatsbürgerschaft hatte ich halt mehr Bewegungsfreiheit, sagen wir so, EU-weit und weltweit. Definitiv. Auch zum Beispiel wegen der Arbeit, andere Arbeitsmöglichkeiten. Man kann halt im Ausland auch arbeiten. Sicher in Italien auch einfacher, in vielen Sachen. Io la vedo da quel punto di vista, per la semplicità, burocratico così, però alla fine non è che mi identifica a me con la cittadinanza, con il pezzo di carta italiano o senegalese, non mi identifica, no? Io, come ho ripetuto prima, sono Omar e sono cittadino, cioè io sono del mondo, non mi interessa avere nella carta italiano o senegalese. Solo chi è cittadino italiano ha il diritto di votare e di essere eletto. Una volta ottenuta poi la cittadinanza, appunto, ho potuto finalmente votare, quindi per me votare è stato bellissimo, un'emozione, e poi farlo soprattutto da quasi 30 anni, insomma, acquisisce un valore aggiunto. E non sapevo neanche quale fosse il seggio. Dopo andando ero un pochino intimorita perché erano tutti italiani e mi sembrava, avevo paura che mi fermassero dicendo che non dovevo andare a votare. Però dopo aver votato mi sono sentita soddisfatta. Che nel momento in cui si vota un rappresentante che porterà i tuoi ideali, che insomma qualcuno in cui ti rispecchi. E uno che non ha il diritto di voto, insomma, è un po' neutrale, deve subire gli ideali degli altri. La seconda generazione, la maggior parte, sarà votante. Attenti, cioè, bisogna stare attenti a come si rapporta con loro. Se si tratta di Serie B, magari loro si metteranno d'accordo per fare un partito e chi glielo impedisce? Avranno la loro voce. Cioè, è inutile creare assi, è inutile. Cerchiamo di collaborare, di portare cioè, convivenza, facciamoli sentire italiani anche loro, perché anche loro contribuiscono come gli italiani. Al compimento dei 18 anni di età, tutti i cittadini residenti in Alto Adige dovrebbero dichiarare la loro appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico. Possono scegliere solo tra il gruppo italiano, tedesco o ladino, anche se si definiscono altro, senza la possibilità di una dichiarazione mistilingua. Importante anche quando l'straniero va a vivere in un altro posto e richiede tutti questi diritti, cerchi anche di integrarsi al massimo nel posto dove è e non rimanere solo nella sua cultura e anche prendere un po' della cultura locale. La cultura qua è sia italiana sia tedesca, ormai è un miscuglio. Wenn ich denke an meinen Papi, da sagt er oft, na Gitsch, wie redest du? Weißt du, wieso? Ja, einmal Italienisch, einmal Deutsch, dann bringst du wieder italienisches Wort ein und die Papi, das ist die neue Generation, so reden ja alle, das ist normal. Die Italiener können fast nie Deutsch reden, die Italiener in Bozen, weil logisch, in Bozen oder in alle die Städte, so in Merano oder Brixen oder Bozen bist, fast viele Italiener. Doch wenn ein Italiener kommt, kann weiter mit italienischer Sprache leben. So. Und das Gleiche ist das für die Deutschen. Die Deutschen werden auch nicht Italienisch lernen in Bozen. Da sind viele von Berlin oder von Deutschland und von Österreich, die hier studieren und die selber können auch nicht Italienisch. Das erste Mal, wenn ich gekommen bin, habe ich ganz wenig Deutsch geredet. Ich habe ein bisschen Deutsch selber bei mir halt gelernt, aber ganz ein bisschen daheim. Ich habe ein paar Bücher gehabt und nicht mehr. Und die ganzen Sachen habe ich gekannt. Und danach, wo ich da das heißt habe, nachher muss man schon ein bisschen Deutsch reden halt. Nachher, entweder lernt man Deutsch oder redet man mit niemand. È fuorviante per lo straniero che viene qua in Alto Adige vedere questa divisione etnico-linguistica. Però onestamente non credo che la gente che è venuta qua dia peso a questa cosa, perché è venuta qua per cercare condizioni di vita migliori. Mio padre, come gran parte dicevo degli albanesi che si sono imbarcati nelle prime navi mercantili,
vedeva in queste navi una sorta di biglietto per un futuro migliore. Ja, die ganze Jugoslawienkrieg in Jugoslawien zusammengebrochen ist, sagen wir so nicht. Aus Angst einfach, dass der Krieg auch nach Mazedonien übersiedelt. Sind wir da ausgewandert, wie viele andere, nicht gleich wir, sicher nicht. Io sono stato in Libia, che lavoravo lì, poi che c'è la guerra, che non ho potuto più stare lì perché era pericolosa la vita. Poi ho deciso di andare in un altro paese, ho preso la barca che dalla Libia, poi in una piccola barca che eravamo più di 600 persone, le donne, i bambini, i vecchi, i giovani, tutti quanti. Sono stato in barca 36 ore, senza mangiare, senza bere, senza fare niente, ok? Poi era un'altra cosa in barca, ho visto anche le persone morire, queste cose, quindi potevo morire anch'io, quindi non sono morto, ancora vivo, quindi questa è la fortuna, questo è il mio destino. Ogni straniero che desidera rimanere in Italia per più di 3 mesi ha bisogno di un permesso di soggiorno, per lavoro, per studio, per ricongiungimento familiare o altro. Esiste un permesso di soggiorno limitato che deve essere rinnovato ogni anno o ogni 2 anni e il permesso di soggiorno illimitato, spesso chiamato carta di soggiorno, che si può ottenere dopo 5 anni di residenza e non deve essere rinnovato. In entrambi i casi, però, è necessario dimostrare di avere un contratto di lavoro e una casa o un genitore che risponda a questi requisiti. Appena arrivi in Italia per legge, se non sbaglio, entro una settimana dovresti presentarti alla questura a chiudere delle pratiche oppure iniziare altre pratiche per avere il permesso di soggiorno, però prima di avere tutte le carte dovresti lasciare l'impronta digitale lì alla questura. È una cosa brutta perché alla fine sono i ladri che magari dove devono lasciare impronte digitali e non noi magari siamo arrivati qua che andiamo a scuola alla fine, non facciamo niente di male. Una persona italiana non si aspetta mai che uno straniero per rimanere qua deve farsi documenti su documenti, file in questura, svegliarsi alle 4 di mattina per andare a prendere un numero per poi riuscire a fare tutti i documenti tra passaporto, carta d'identità, permesso di soggiorno. Devi avere anche un lavoro poi, perché comunque senza lavoro non puoi fare nessun permesso. E all'inizio io avevo il permesso di soggiorno, che effettivamente aveva una durata limitata e quindi dovevo andare in questura, mancando a scuola e a qualsiasi attività, perché prima di tutto c'era la questura a rinnovare il permesso di soggiorno, facendo le file, portando i documenti, la firma digitale ed ecco, poi però è avvenuto che io ho avuto la carta di soggiorno che aveva una durata illimitata, quindi non dovevo più fare tutto ciò che avevo fatto col permesso di soggiorno e mi sono sentita molto meglio. Il primo anno, diciamo che quello che è stato un po' interessante è che il mio permesso è arrivato una settimana prima che scadesse, quindi io sono arrivata a gennaio, il permesso è arrivato a inizio dicembre. Per la prima volta sono andata appunto in questura da sola per fare il rinnovo dei miei documenti e per me lì è stato traumatico perché lì mi sono resa conto appunto della mia classificazione, cioè del non essere appartenente comunque a questo paese, del non essere comunque simile o neanche lontanamente vicina ai miei compagni di classe.
In alcuni paesi europei è sempre più frequente l'applicazione del principio di ius soli, il diritto alla cittadinanza per i figli di immigrati che nascono nel paese. Sono state avanzate alcune proposte per allargare il diritto alla cittadinanza anche a chi arriva nel paese ospitante da bambino. Also ich finde mich ein Insider, weil ich mich in der Gesellschaft gut integriert habe, guten Willen auch gezeigt habe, wie man durch den Spruch sieht. Und Outsider sind von mir Leute einfach, die sich nicht so integrieren, eher zurückgezogen sein, was nicht die sollten von mir aus gesehen. Man soll auch, wenn ich hierher komme, dann muss man sich auch anpassen an die Leute, an der Kultur und einfach mitgehen mit den Leuten. Dann wird es auch sicher einfacher für beide Seiten, Vorurteile wegzuschaffen, meiner Meinung nach. Mi piace sì, anche andare fuori, magari anche andare in Brasile proprio, e vedendo gli amici, i parenti che mi chiedono sempre com'è in Italia, com'è vivere là. E ovviamente rispondo che è bellissimo, anche perché comunque io sono cresciuta, ho vissuto sempre qua. Ich habe zwar einen brasilianischen Nachnamen und das war lang ein Thema, ja, die Musulmanen und hin und her. Und im Nachhinein bin ich zufrieden, weil es ist egal, was ich auf der Karte oben habe. Weil ich weiß, wer ich bin und meine Kollegen kennen mich und wissen, wer ich bin und dass ich Südtirolerin bin, gleich wie sie. Also da sehen sie keinen Unterschied und das ist das Schöne. Mi considero a tutti gli effetti italiano e sono cresciuto in una famiglia di origine araba, però questo non vuol dire che non sia italiano al 100%, anzi forse sono un italiano arabizzato, se si può dire. Se guardiamo la storia italiana, vediamo che comunque non esiste l'italiano puro al 100%, come non esiste il tedesco puro, il francese. Quindi allora ti trovi in quei casi in cui uno dice io sono 100% italiano, ma 100% cosa? Quando tutta la storia dell'Italia è intrecciata con altre culture, altre etnie, altre popolazioni. Quindi non esiste uno 100% italiano come non esiste uno 100% turco, arabo, albanese o quel che sia, perché comunque il mondo è stato sempre in movimento. C'è chi si specula su queste cose, la politica specula su questa cosa, no? Il fatto della divisione, perché rendere un popolo diviso è più facile anche da governare. Se invece si unisce, sa che il suo valore è se è unito, è la sua diversità, è una ricchezza, non è un qualcosa che togli, allora lì è più difficile. Io credo sinceramente che un insider sia una persona che ama e conosce il paese in cui vive, ma soprattutto che si sente parte di quel paese, a prescindere dagli antenati, dalle origini, dal credo religioso, dal colore della pelle. Chiunque si senta parte di un paese è un insider. Counting, counting, counting. They're riding, riding, riding. Some choose to white, some choose to black. Fighting, fighting, fighting. Some get the best, some get the rest. Some find a reason to possess. And I'm dreaming so far. I paint a sun to save my mind. And it's keep on rotting, turning, burning. How can they do what do they do? All day long working, boring, snoring. I eat right bread, but it gives me sense. I'm singing, 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 and I'm dreaming so far. I light the moon deep in my mind. Don't be polite, but be polite. Up and down keeps in light. When you do something wrong, then make it right. Anyway, we'll all pass by. And if bad is good, then good is out. I search black cats, they bring me love.
I'm dreaming so far. I sleep the day and live the night, and it keep on waking, waking, waking. All day long dreaming, dreaming, dreaming. I like the moon big shining bright. Black cats